Sono Teresa e sono di Verdeggia e adesso preparo I sugelli. 91-year-old Teresa comes from Verdeggia, a village in the Ligurian Alps close to the French border. But after the death of her husband, she moved to be closer to her son and now lives near Imperia on the Riviera dei Fiori, or the Flower Riviera. It's famous for its year-round blooms. Her garden is glorious, full of flowers, bees and butterflies. This is because she's a keen gardener. She worked for 20 years in the carnation industry. Questo bello, fa dei fiori, meraviglia. Before we share her recipe for sugelli, a pasta typical of Verdeggia, if you enjoy these videos, please support our work by becoming a member of the Pasta Grannies YouTube channel. To make her sugelli, Teresa is using 0 flour, which equates to plain or all-purpose flour. This is around 200 grams. She makes her well and sprinkles over some salt. Then she adds a tablespoon of olive oil and about 100 ml of tepid water. E a quei tempi, che ero ragazza, piantavano ancora tanto grano. Andavo a cercare il grano, la farina del grano di lassù. E ste signore mi dicevano, sì, te la do la farina, però mi rendi per altra farina. Perché quella farina di grano era molto preziosa. It's all measured by eye, of course. È un piatto strano, semplice, però... She forms a dough and kneads it until it is smooth. Beh, adesso qua non andiamo tanto per il sottile, Ok, il pasto è pronto. Ecco, iniziamo. She cuts it into egg-sized pieces and rolls a pasta rope with each. Adesso possiamo incominciare, va, di mano che li taglio. Teresa dices them using a hunting knife bought by her husband. L'ho fatto molare 2 mesi fa per tenerlo da ricordo, ma taglia come... In Piemonte li fanno sto tipo di coltelli qua, al vernante. Infatti si chiamano I coltelli del vernante. Sugelli are particular to Verdeggia and they are an alpine version of cavatelli. Teresa presses her thumb into the pasta and pushes it just a little to create a dimple. Io quando ne faccio tanti li metto a congelare anche. Alla prossima ci dico. Mentre invece i nostri nonni li facevano il doppio di quelli faccio io. This pasta is an example of Cucina Bianca, or white cooking, which is particular to the alpine regions of Liguria and Piemonte. Schiaccio un po' e poi do un po' di giro col dito, con la polpa del pollice. Colourful Mediterranean ingredients like tomatoes were not available to the shepherds living in these mountains. Ecco che è venuta lì. Posso? When we film a pasta that's new to us, I like to have a go at making it to understand it better. Brava! Allora? Allora avvisa, ma poi... So the idea behind it is to do more of a dimple rather than a full curve that you would with orecchiette or something like that. It's just a dimple that you're going for. And I reckon if you get really good at it, you can probably use both hands. So some people make gnocchi like this, I think, as well. Sì, anche. Sì, Così, anche. sì. Sono fatti ancora più belli dei miei. No. Sì. Twin. Guarda Sì, che bella esperto. schiacciata. I sugelli sono pronti. Adesso andiamo a fare il sugo. E poi speriamo bene. Buon appetito. Sugelli are dressed with a sauce using Bruss, which is fermented sheep's milk ricotta. Questo è buono. Oppure questo ottimo. Questo è già più forte. Questo Sì. è più dolce.
I bought this yesterday because I was intrigued by Bruss because I hadn't come across it before. And in fact, it's the same as ricotta forte from Puglia. And it's fermented ricotta. And this example that I bought is a milder version than the one that Teresa has made herself. So she's allowed this to acidify more and therefore have a stronger flavour. Grazie, thank you. And she's going to add things like cream and milk to make more of a sauce with it. First, she puts the water on to boil. Ok. Teresa adds a chopped garlic clove, some oil and butter to the pan and lets the garlic colour a little before adding a tablespoon of the Bruss. After a minute or so, she adds a tablespoon of cream and about 100 ml of milk. Speriamo di indovinare le dosi, eh? E un po' di latte. E adesso deve cuocere 5 minuti, anche più. She leaves this to bubble. Teresa adds her sugelli to the pan. Then she thinly slices some potatoes, which she cooks with the pasta. Più o meno dopo 10 minuti questi si portano già a buona cottura. Andiamo a un punto. For the potatoes to be tender takes around 10 minutes, and the pasta is happy to be cooked this long. Barba bianca, mai si Davvero, capisce. il bianco è qualità. Il bianco è qualità, vedi mo? Sì, è vero, è vero. Sono d'accordo con te. The sauce separates a bit, but this doesn't matter. Teresa drains the pasta and potatoes and dumps them in a serving dish. She mixes in the creamy sauce and then scatters over some grated Parmigiano cheese. Come si fa? Facciamo all'antica. Com'è l'antica? Com'è l'antica? Tutti con la forchetta. E bagna te che mangio anch'io. Buonissimo. And the entire Pasta Grannies team are our taste testers today. It's delicious. Grazie, signora Teresa. Vedo. It's the marriage of garlic with this fermented ricotta is really good. Absolutely. Vabbè, l'essenziale c'è. It will appeal to a lot of people, I think. It's got more flavour than just having ricotta. Più bene, più Buon bene. appetito. Grazie mille, Teresa. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies and come back next week when Anna from Tuscany makes tagliatelle with ragu.